Yeah, I can hear you guys. Okay, Ciao Miley, ciao dall'Italia. Okay, we can ciao, hear ciao, you. ciao. Okay. Diciamo a Miley che è su RTL 102.5, che è la radio più ascoltata in Italia e che in questo momento 8 milioni di persone la stanno sentendo e vedendo. Okay, so as I was saying before, welcome to RTL 102.5. 8 million people are watching and listening to you at the moment and we're so happy to talk about this album. Allora iniziamo con chiederle qualche domanda per quanto riguarda l'album. Plastic Hearts, tell us anything you want about it, about the process behind it, about the songs, the main themes, just anything you want because we love it. It's only been out for a few hours now, and the way that it's being listened to and received is what an artist just dreams of. Because by putting out records, you know, the way that people relate to each record is always really unique, and it seems like, you know, each track on this record is resonating with the audience in a totally different way, and individually people are gravitating towards all different tracks, and it just means that the record in all of its entirety is just receiving a lot of love and support. So that's the most that an artist can ask for. Allora, quello che ci ha detto Miley è: il disco è uscito da veramente poche ore, però la reazione che sto avendo dal pubblico è incredibile, perché sembra che ci sia già stata la possibilità per ogni persona che l'ha ascoltato di trovare la propria visione di ogni canzone. Questo è il sogno di qualsiasi artista, arrivare ai cuori dei propri fan. Certo, con Billy Idol, con Joan Jett, con Dua Lipa in questo disco. Miley, tu sei una donna estremamente contemporanea e a nostro avviso, mio, che sono la Nico, e Ceci, che è la mia collega, sei la più glamour. Hai un glam veramente internazionale. Molti complimenti, Miley. So Nico was saying that you are a very contemporary woman because you're glamorous, you're always stylish, and you're also, for us and for most of the women that listen to your music, an inspiration. How does it feel? You know, I've got to, you know, pay tribute and respect to the collaborators that I have on this record, like Stevie Nicks and Joan Jett, because, you know, those two women really laid every brick down for the path that I'm on right now. They were, you know, soldiers, revolutionaries, trailblazers, and I really owe it all to them. Allora, quello che ha detto Miley è che ovviamente anche lei ha delle donne che sono state un'ispirazione per lei. Ovviamente ha menzionato Joan Jett, ha menzionato Stevie Nicks dei Fleetwood Mac e ha detto: io devo tutto a loro perché con quello che hanno fatto loro hanno aperto la strada per una vera e propria rivoluzione al femminile. Esatto. Miley o Smiley, se tu preferisci, attrice, cantante, presentatrice, hai fatto i film, hai fatto delle opere con Jeremy Scott quando lavorava con Moschino. Cos'è che ti manca? Cos'è che ti piacerebbe fare d'altro, Miley? So Miley, you're an actress, you're a singer, you're an icon. What's the next step? What are you willing to do right now? So I just, what I love more than anything is being a live performer. So I think all of us have felt this emptiness and a void in our hearts, you know, having a year without live music. So that's what I look forward to the most, is getting on the road and bringing this record live, and hopefully traveling all around the world and seeing all my fans everywhere singing along to this album. Beh, ovviamente detto, la cosa che mi manca di più è essere un artista che si esibisce dal vivo, perché in questo periodo credo che sia mancato a tutti la musica dal vivo e quello che sogno è di portare la mia musica in giro per il mondo e soprattutto di rivedere le persone sotto al palco assieme a me, assieme alla mia musica. Io avevo una domanda che riguarda proprio l'artwork, la copertina del disco, perché è stata scattata da uno dei fotografi più iconici della storia della musica, soprattutto del rock, ovvero Mick Rock. Volevo sapere com'è stata l'esperienza. So the artwork of Plastic Hearts was shot by one of the most famous photographers in the history of music, which is Mick Rock. He shot people like David Bowie, Lou Reed, Debbie Harry, Joan Jett. How did it go? I mean, you have a rock heart, we know that. I mean, what is really unique, and I've been photographed. Actually, someone asked me the other day how many times do I think I've actually had my picture taken. In between all the carpets and years of doing this, I feel like it has to be in close to 1 billion photographs that I've ended up taking. And I don't think anyone has actually captured me in the organic, authentic way
that Mick Rock really captures. He doesn't capture the artist. He doesn't capture their celebrity. He doesn't capture their fame. He captures them, the person that if you flip them inside out, what you would really see. And that just, that makes you feel so valuable as a human being. And it erases everything to do with the outside, anything to do with the public. And it's just so internal. And it made for a very memorable day for me that I'll just never forget. And I don't have to, because now I have the pictures to prove it. Ok, quello che ha detto Miley è nella mia vita mi hanno scattato veramente tantissime foto, direi miliardi di fotografie. Cosa volevo? Un artista, un fotografo che fosse in grado di catturare non solo l'artista ma veramente l'anima, la persona, e ne sono estremamente grata, soprattutto perché non è più un sogno, visto che è la copertina del mio ultimo disco, quindi è reale. Ok, e per chiudere, perché questi sono gli ultimi 4 minuti, a proposito di anima, io voglio dire a tutti gli amici che ci stanno ascoltando che Miley Cyrus è una donna, un artista che si spende moltissimo per la gente che ha bisogno. Probabilmente è la più empatica, fa un sacco di beneficenza. Nel 2012 a un certo punto lei si è tagliata i capelli e li ha donati a un'associazione che si occupa di malati di cancro. Tu veramente sei molto attenta, Miley, alle persone che hanno bisogno e sei attiva, sei presente sempre da molti anni. You are an artist, as we said, but you are also very helpful towards people that need help. For example, Nico was mentioning that in 2012 you cut your hair and you donated your hair to a charity program for people who were curing and battling cancer. So how is that important for you, helping people, especially knowing that you're so known, because everyone knows you? And do you feel like a responsibility towards this kind of behaviors? Well, actually, the title track of the record, Plastic Hearts, I wrote after I left a holiday party that we have every year at my friend's place, which is a homeless youth shelter that me and Happy Hippie sponsor, super close to where I live. And I kind of live, by living in LA, I live in the kind of the nucleus of homelessness, and especially with young people, and a disproportionate amount of them are LGBTQ community members. And so that's actually, inspires me just in my art as well. And to be able to, you mentioned Lou Reed, like a song like Walk on the Wild Side, that's kind of what inspired me to write something like Plastic Hearts. I wanted to talk about a community that's super important to me, in a way that I could kind of hide that medicine in the candy and make a song that feels so optimistic. But it's about, something that seems very unjust and is really important for me to try to eradicate. Allora, Miley stava dicendo che lei, ad esempio, proprio quando ha scritto Plastic Arts era reduce da un evento che lei organizza tutti gli anni, dove aiuta, ad esempio a Los Angeles c'è una grande comunità di persone che sono in grave difficoltà economica, che non hanno una casa, e molti di loro appartengono alla comunità LGBTQ, quindi sono persone che lei vede come una grande ispirazione, di cui parla all'interno dei suoi brani, soprattutto cercando di vedere poi una visione positiva, no, della vita, perché le difficoltà ci sono sempre e la cosa principale è l'empatia, il fatto di aiutare chi ha più bisogno di noi. E infatti noi abbiamo sottolineato proprio il termine empatico. Miley, noi ti dobbiamo salutare perché il timing ci hanno dato la regia è finito. In questo momento in Italia sono le 19:34 minuti, la gente è a casa, sta mangiando. Ci farebbe piacere che tu dessi il buon appetito a tutti gli 8 milioni di radioascoltatori che ascoltano la nostra radio con RTL 102.5. So I know that in LA it's morning right now, but here it's almost dinner time. And for us Italians, food is culture. And since there are 8 million people listening to you at the moment, we have this expression in Italian that is buon appetito. Appetito, yes, buon appetito. It means have a good meal. Can you say that to all the people listening to you and watching you right now? Go, Miley! Italian food is some of the best food in the entire world. I spent all summer last year, and I did nothing but eat pretty much for 2 weeks straight, and I did not regret any of it. Okay, buon appetito. Allora, ciao. Thank you so much, Miley. We wish you the very best with your record. Bye. Ciao ciao. Molto carina e una voce
Sei emozionata? Io sono emozionata, cioè avrei voluto dirle Miley, guarda che io sono come te. Grazie a te. Comunque ovviamente abbiamo menzionato gli artisti che ci sono sull'album, abbiamo detto Billy Idol, Joan Jett e in particolare Dua Lipa, che è stata anche nostra ospite qualche giorno fa, che ci ha regalato assieme a Miley un disco anzi una traccia girl power. Allora, proprio. e questo lo dedichiamo a tutti i single che sono a casa da soli, in modo particolare gli uomini, ok? Così, come dire, vi divertite un po'. Grazie mille a tutti, grazie mille a Miley Cyrus, dalla Ceci e dalla Nico è tutto, andiamo adesso, va bene? Esatto. Ciao, Prisoner. grazie!